ragazze mie e ragazzi miei e bentornati in una nuova puntata del nostro Lui Lei. Allora, oggi andiamo a fare un tema molto eros. Allora, lo specchio del tuo desiderio più alto ti rivela il desiderio che ancora non osi vivere. E quindi andiamo a vedere lui, lei, il nostro lui, lei oggi come diventeranno erotici e creativi, perché l'altra persona ti rivela sempre che c'è un desiderio molto più alto, qualcosa che non osi vivere e che grazie all'altra persona si attiva. Eros non è passione soltanto, è creatività pura, no? È la scintilla che crea il mondo, che muove l'anima, che invita il corpo a ricordare proprio la sua divina capacità di creare. Ma quando Eros si muove, quando la Kundalini sale nei vari chakra, attiva anche delle paure laddove i chakra sono ostruiti. La paura di sentire troppo, di essere travolti dall'intensità, di incontrare nel desiderio il proprio potere nascosto. Ecco, ed è proprio in questo spazio tra eccitazione e timore che nasce la magia sciamanica, cioè lì dove il desiderio diventa portale, dove ogni emozione ctonia sotterranea, ogni brivido, ogni tensione diventa alleato e non nemico. E oggi nel nostro lui-lei vediamo lo specchio nell'altra persona del tuo desiderio più alto. Ogni carta, ogni simbolo, ogni energia che emergerà dalla lettura è proprio un invito a riconoscere ciò che ancora non osi sentire, ciò che ancora non hai osato vivere nella tua interezza. E quindi lasceremo andare il controllo, lasceremo parlare il corpo, il cuore, il desiderio, lasceremo che Eros ti mostri ciò che il tuo cuore già conosce, ciò che l'anima ha sempre sussurrato. Perché nel legame che andremo a leggere oggi, ogni emozione è un portale, ogni incontro è un rito di trasformazione. Prepariamoci a sentire questa fiamma. Molte di voi stanno già in relazione con qualcuno, altre stanno pensando a una persona, o stanno pensando all'amore. Sono tutti veicoli. Anche quando ti innamori del personaggio televisivo delle serie Netflix, come faccio io. Lo sapete bene. Il mio grande amore è Ragnar Lothbrok, dei Vichinghi. Per sempre, mai tradito. Anzi, ogni tanto l'ho tradito con Desmond di Lost. Però ogni tanto, perché comunque erano comunque simili, diciamo, non simili mai come Ragnar, però selvaggi, no? Ecco, quelli sono i miei tipi, diciamo. E andiamo a vedere cosa ci raccontano in questo bellissimo viaggio insieme, ok? Allora, mi tengo lo schemino qua, che io se no mi perdo, anche se poi non lo seguo, però mi perdo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa osare vivere tutto ciò che ti rende libera, libero e integro. Sabbe Satta Sukhikontu. Prima carta, prime carte lui, lei e poi il destino e realizzazione della coppia. Facciamo che io lo farò pensando a Ragnar Lothbrok di Vichinghi. Eh sì, perché è così. Allora, vediamo. Prima carta. Chi è lui realmente? Cioè voglio sapere l'anima che risveglia in te il desiderio che ancora non osi vivere. E beh, è un vichingo. C'è un vichingo un po'. Qua abbiamo il 10 di bastoni con lui, ho preso queste carte apposta. Chi è lui realmente? È una persona che ha portato addosso tanti pesi, tante responsabilità.
Questa è un'anima che risveglia in te il coraggio di farcela, sì. Questo 10 di bastoni, sai che mi viene in mente, è come un fuoco che è diventato troppo pieno anche, no? Quel desiderio che è stato trattenuto così a lungo da trasformarsi in peso con questo 10 di bastoni. Cioè lui per te è colui che accende un fuoco che non riesci più a ignorare. È l'anima che arriva nella tua vita non per alleggerirti, ma per farti sentire quanto stai trattenendo. Mi spiego? È sottile. Questa persona arriva o arriverà, insomma, quello che è, questi sono video atemporali, no? Per farti sentire quanto tu stai trattenendo. È come se ti dicesse: guarda quanto desiderio hai compresso dentro di te, guarda quanta vita non ti sei ancora concessa. Quindi il suo archetipo, lui è il portatore del fuoco represso. Non arriva per essere comodo, arriva per metterti davanti al tuo sovraccarico emotivo, energetico ed erotico. Perché? Perché il 10 di bastoni mi dice che tu hai già dentro tutto questo fuoco, ma lo stai portando come un peso, invece che viverlo come piacere. E lui che fa? Lui ti fa da specchio su questo. Cioè vivi questo fuoco come peso, ehm, non come piacere. Quindi cosa risveglia in te questa persona? Ti fa sentire intensità, fatica emotiva, attrazione forte ma anche troppo. Cioè quella sensazione di non riuscire a gestire tutto. Però questo Eros che bussa molto forte, perché quando il desiderio è represso non fluisce, quindi ti pesa, ti confonde, ti stanca, somatizzi nel corpo. Quindi lui non è il tuo problema, lui è il tuo messaggero. Cioè è colui che arriva a dirti: non puoi più vivere a metà, non puoi più trattenere il tuo desiderio più alto. Questo è lo spirito del fuoco che ti chiede di smettere di controllarti, di trasformare il peso in energia creativa. Ti sta dicendo: è troppo potente per restare contenuto. E lui è esattamente lo specchio di questo. Ma ci picchia Ragnar. Allora, seconda carta, cosa prova realmente? Quindi quali sono le sue emozioni che ti riflettono il tuo desiderio più alto? Cosa prova profondamente? Le sue emozioni che ti riflettono il tuo desiderio più alto. Diavolone, diavolone, è troppo forte qua, non va represso, bisogna guardare gli attaccamenti, le paure e le resistenze. Diavolone cosa prova realmente? Un'attrazione erotica, passionale, sessuale che produce attaccamento. È bollentone, è bollentone. Questa è un'energia che scuote tutto ciò che ancora non osi vivere. Allora, cosa prova davvero lui? Lui prova un'attrazione irresistibile, selvaggia. Non è un amore comodo, non è un amore calmo, questo è fuoco che brucia, è il desiderio che ti rispecchia esattamente ciò che tu ancora non osi scegliere in te stessa. Cioè, il diavolo qua parla chiaro: desiderio, passione, tentazione, attrazione che spaventa perché è troppo intensa, potente, sacra. E sai perché è così spaventoso? Perché accendere il desiderio qua significa incontrare la propria libertà interiore, cioè significa guardare dentro di sé e dire: posso vivere su tutto questo? Sì, senza paura però. Quindi il suo archetipo emozionale è che lui non prova solo questa furiosa passione, ma lui è il tuo specchio del tuo desiderio erotico e creativo, di ciò che ancora non hai osato esplorare, che sono la parte di te che vuole abbandonarsi, la parte di te che vuole sentirsi viva, la parte di te che vuole assaporare la passione come energia trasformativa. Cioè, il diavolo qua è il portatore della scintilla. Ti costringe a guardare, ti costringe a sentire, ti costringe ad accettare. È il rituale erotico della Kundalini qua. Perché la paura che senti davanti a questa energia
non è un nemico, è l'indicatore del punto dove il tuo desiderio vuole emergere. E lui con questo diavolo cosa ti mostra? Ti mostra che quello che provi, dice, quello che provi per me non è solo mio, è la tua chiamata a vivere appieno il desiderio che ancora non osi. Capito? Io me le ricordo queste passioni così potenti. Non è che c'ho rimpianti, però erano devastanti. Ecco, se prima avessi avuto, se parliamo di diversi anni fa, avessi conosciuto lo yoga sciamanico quando c'era ancora quello là, simil vichingo, allora sarebbe stato, me lo sarei giocato, te. Però doveva essere così, perché altrimenti non avrei creato il mio successo adesso, no? E quindi voi avete una grande opportunità, ragazze mie, con queste conoscenze che avete, Guarda, guarda un po'. Allora, vediamo cosa lui risveglia in lei. Cosa lui risveglia in lei? Il potere e la passione che lui fa emergere nel tuo cuore e nell'anima tua come specchio del tuo desiderio. Cosa lui risveglia in lei? La sciamana! Ho preso queste carte apposta, guarda. La sciamana! Ecco, quello là mi ha iniziato a sciamana a me tanti anni fa, non lo sapevo ancora. Pensavo di essere sotto un treno, invece ero giù negli inferi, sotto il treno. La sciamana, Dio santo, cosa lui risveglia in lei? La sciamana, mamma mia che letturona. Allora, lui risveglia in lei, o in te, la capacità di essere creatrice della tua vita, di accendere il fuoco dentro di te senza paura. Lo sciamano chi è? Non è uno che non attraversa la paura, è uno che sguazza negli inferi, cioè guarisce anche gli spiriti. Non è che fa il medium e lo sciamano sono due cose diverse. Lo sciamano guarisce gli spiriti, il medium li sente soltanto parlare. Cioè, quindi qual è il senso? E qua lo sciamano, questa non è solo passione, desiderio, qua è il potere di trasformare ogni tua emozione, ogni brivido, ogni impulso in energia creativa, in quella magia che vibra dentro di te. E cosa fa lo sciamano? Si allea alle emozioni più sotterranee per creare. Quando vi dico sempre alleatevi alla dolce tristezza, alla malinconia, alla rabbia, state creando, cooperando nell'unione erotica con il divino, lo sciamano. La sciamana ti mostra che il tuo desiderio è un portale verso la tua realizzazione più alta. Lui come specchio attiva in te la maga, il mago, la sciamana, ti ricorda che sei tu la responsabile del tuo potere. Che il tuo corpo, il tuo cuore, il tuo desiderio sono strumenti di trasformazione. Cioè il fuoco che senti, l'attrazione intensa, la paura, tutto diventa energia rituale, energia sacra che ti connette con Eros, con la creatività e con la tua stessa essenza più profonda. Allora queste carte mi stanno dicendo non fuggire dal brivido, anzi, non reprimere il desiderio. La sciamana ti invita ad abbracciarlo, a onorarlo, a farci l'amore. Quando lui risveglia questa carta in te, lui ti dice: guarda dentro di te, lì c'è la tua magia, lì c'è ciò che ancora non osi vivere. Io ti rifletto tutto questo, ma il potere è tutto tuo. C'è questo brivido che senti attraverso l'altro, come vi dico sempre, l'altro è un veicolo. Non è l'evento l'altra persona, è quello che il veicolo di quella persona scatena in te. Sei tu che provi tutto questo e tu hai questo potere di creazione. È come se lui fosse il tamburo che chiama e tu sei la danza, Shiva Shakti. È un rito di iniziazione questo, ragazzi miei ragazzi, cioè c'è il diavolo e la sciamana e te credo che qua è un po' pesante la cosa per la mente razionale, perché devi danzare, devi fare l'amore, devi godere, questo è il senso, devi attraversare la paura, devi godere nel dolore, cioè la rabbia, la tristezza, la gelosia, l'abbandono sono emozioni ctonie. Quando tu ti unisci anche col rituale erotico della Kundalini, tu stai godendo in quello. O quando vi fate la danza del piacere, che te lo dico a fare. Ok? Ehm,
il tuo desiderio più alto prende forma attraverso, sì, il veicolo di lui, ma il fuoco è tuo, non è suo, è tuo il fuoco. Madonna mia, che carte! Che mi è venuto a me di fare questo tema oggi? Vabbè, va bene. Allora, lei, andiamo su di lei. Chi è lei realmente? L'archetipo, l'anima che guida lui verso ciò che desidera, ciò che ancora non osa dentro di sé. Vediamo. Chi è lei realmente? La morte. Lei è la morte per lui, cioè è un rito iniziatico. Lei per lui è la paura del cambiamento, perché lei è troppo forte qua, l'energia femminile è troppo forte. Allora, lei è colei che guida lui verso ciò che ancora non osa, verso la sua trasformazione più profonda. È l'archetipo della donna o dell'archetipo femminile che trasforma, che muove energie invisibili, che porta il cambiamento come dono. La morte qua è lo scioglimento di ciò che è vecchio, cioè di blocchi e di paure. Cioè lei è il portale che permette a lui di guardare dentro di sé senza illusioni, di riconoscere il desiderio autentico e di abbracciare la propria energia nascosta e creativa. Lei è la trasmutatrice. Ecate, mi verrebbe da dire. Lei è la trasmutatrice, colei che porta il fuoco e la luce attraverso la dissoluzione del vecchio. Lei è una forza animica, colei che rende possibile che il desiderio represso, il fuoco che lui prova, diventi creazione. Questa è la morte delle paure, è la dissoluzione dei limiti, è la rinascita del desiderio, cioè ogni energia che lui porta, ogni paura, ogni attrazione, lei la trasforma in potere e possibilità. Allora quando lei si mostra così in questa veste, è come se È come se dicesse questo: io sono la chiave che ti... Quando lei si mostra a lui, io sono la chiave che ti permette di guardare dentro, di incontrare il tuo desiderio più vero e di vivere ciò che ancora non osi. È colei che permette la danza di Eros, di trasformazione. Il fuoco del diavolo in lui trova forma e direzione grazie alla sua energia di morte. Cioè, allora, ragazzi, questa è vera alchimia sciamanica, eh? Cioè, lui accende e lei trasforma, insieme attivano il desiderio più alto. Ma guarda tu, che stesona. Andiamo a vedere cosa prova profondamente lei. I sentimenti di lei che risvegliano lui, che lo risvegliano, che fanno vibrare il cuore di lui e il suo desiderio più alto. Cosa prova profondamente? Perché lei se la gode, il 9 di coppe, lei se la gode senza attaccamento, cioè vabbè, è stupendo, 9 di coppe. Allora, lei prova gioia, prova pienezza, come questa carta, prova gratitudine per ciò che sente e ciò che vive con lui. Lei non è passione confusa o instabile, no, no. Lei è il cuore che si apre, lei sente il piacere di esistere, lei è il desiderio di sentire pienamente. Il 9 di coppe qua è il vibrare dell'anima, cioè ogni battito del suo cuore è un richiamo al desiderio più alto di lui. Ogni emozione che lei prova diventa specchio e catalizzatore del suo fuoco interiore. Cioè, lei qui è colei che porta abbondanza emotiva, gioia creativa, non solo desiderio sensuale, è proprio la soddisfazione dell'anima, è energia che si
riversa su di lui e lo risveglia. Sta come una Pasqua lei. Allora lei accende in lui la riconoscenza per il piacere e per la vita. Lei invita lui a sentire senza paura il suo desiderio più alto. Lei mostra che l'amore vero significa pienezza e non mancanza. Cioè il 9 di coppe dice, come se fosse lei, no? Io sono la gioia che ti attende quando lasci cadere le paure. Io sono ciò che ti fa vibrare. Io sono ciò che ti risveglia dentro. Io sono ciò che ti insegna a ricevere e a sentire appieno. Cioè lei non provoca solo attrazione magnetica, lei trasforma il desiderio in esperienza viva, in energia che accende il cuore di lui e lo guida verso ciò che ancora non osa vivere. Ci picchia, lei ha grande autonomia emotiva, ecco perché. Vediamo cosa lei risveglia in lui. Il potere che lei attiva dentro di lui, ciò che emerge come specchio del suo desiderio ancora nascosto. Cosa lei risveglia in lui? O ti svegli o sei fottuto, scusate il termine, il giudizio. Allora, cosa lei risveglia in lui? Risveglia la chiamata dell'anima potente, prepotentemente, insistentemente, micidialmente direi, micidialmente. Cioè, fondamentalmente è come se, e questo è il grande richiamo del destino, ci mostra che lei risveglia in lui la consapevolezza di quello che vuole veramente. Risveglia in lui la spinta a guardare dentro se stesso e riconoscere ciò che ancora non osa vivere. Questo non è solo passione, attrazione, questo è il richiamo dell'alto proprio, è il risveglio del cuore, la chiamata a evolvere, l'apertura del sé interiore. Il giudizio dice: è il momento di lasciare andare il passato, è il momento di abbracciare la verità dei sentimenti, è il momento di rinascere nel desiderio, nella passione e nella creatività. Cioè lei qua è lo specchio del suo destino interiore, colei che fa vibrare in lui la responsabilità emotiva. Prenditi la responsabilità di queste emozioni. Lo specchio, colei che fa vibrare in lui il coraggio di sentire ciò che desidera davvero, il riconoscimento anche della propria energia erotica, creativa. Cioè in termini sciamanici lei è proprio il tamburo che lo chiama. È il vento che porta la scintilla del risveglio. Cioè lui sente la vibrazione, non può ignorarla, non può più ignorarla perché lei gli mostra ciò che è già dentro di lui. Cioè il giudizio è un invito alla rinascita, è come se lei dicesse: ciò che senti tu per me, ciò che provo io per te, è specchio della tua anima. Questa è la chiamata a vivere ciò che ancora non osi, gli dice a lui. È come se lei fosse l'amante mistico che tira fuori la parte di lui più potente, più viva, più desiderosa e insieme fanno vibrare questo legame su un piano superiore, che significa desiderio, trasformazione, magia, destino. Ci picchia. Ci picchia. Continuiamo. Destino, realizzazione. Allora, destino, realizzazione. Prima carta. Qual è la lezione più profonda del legame? Cosa il legame mostra di se stessi? E cosa invita a vivere oltre la paura e i limiti? La lezione più profonda del legame. Il mondo non si è fermato mai un momento. Il mondo. Allora, il legame mostra che tu e lui,
o tu e l'altra persona, siete specchi l'uno per l'altra e che insieme potete sperimentare pienezza, libertà e completamento. Cioè il mondo dice ogni paura, ogni limite, ogni controllo può essere trasformato in esperienza di vita. Il desiderio che ancora non osi vivere trova con questa carta qui la sua realizzazione armonica, perché questo legame qua è un invito a vedere il tutto, a riconoscere che tutto ciò che emerge, cioè attrazione, fuoco, paura, gioia, è parte di un disegno più grande. Quindi il messaggio sciamanico qua, il legame diventa un vero rito iniziatico, cioè ogni emozione è uno spirito da incontrare e non da evitare, ogni desiderio represso è energia da trasformare, ogni paura è un portale verso il potere. Il mondo qua è la conferma, cioè attraverso di lui, attraverso lei, tu puoi abbracciare tutto ciò che sei e tutto ciò che desideri diventare, grazie all'esperienza di questo rapporto. Questo è un invito a danzare con Eros, con l'energia erotica, con l'energia creativa senza paura. E io ti direi il rituale erotico della Kundalini danza del piacere, proprio uno dopo l'altro, uno la mattina, l'altro la sera, o uno un giorno, un altro giorno. Perché il legame qua è un maestro, è un catalizzatore e ti insegna che il desiderio più alto non è pericoloso, non è peccato, è proprio vita, è piena, vibrante, sacra. E sì. Wow. Allora, seconda carta di questa fila, il percorso verso il desiderio più alto, come entrambi possono accedere a ciò che ancora non hanno osato vivere. Qual è il percorso? Esci fuori dalle paure, gabbie mentali, esci fuori, 8 di spade. Allora, qua siamo nel regno delle paure, dei limiti autoimposti, delle catene invisibili, che ancora trattengono questo desiderio, no? Ma anche lo stesso portale della libertà questo, se sappiamo guardare con occhi sciamanici, non con occhi razionali. Allora, il legame vi invita a vedere le paure che vi trattengono, i blocchi che impediscono a questo desiderio di fluire e anche a vedere i pensieri che creano le gabbie invisibili. Queste non sono spade nemiche qua, sono, a parte che stanno nella mente, tutte nella mente, sono strumenti sacri, cioè ogni paura che emerge qua è un messaggero, è un invito a sciogliere le catene e a camminare verso il desiderio autentico. L'otto di spade ti dice non cercare la via fuori di te, perché il potere di liberarti è dentro di te. Il legame, il fuoco che senti con lui, con lei, ti mostra dove sei bloccata e ti guida a trasformare la paura in energia creativa, in azione consapevole. Ecco perché vi dico, fate i rituali, fate le pratiche yoga sciamanico che si sblocca subito e godete di più. È come se il legame fosse uno specchio, no? Come è così. Ogni blocco che vedi in te, lui te lo riflette, o lei. Ogni gabbia che senti dentro, il legame ti mostra dove osare. Mi sto spiegando? Cioè il percorso verso il desiderio più alto qua passa attraverso la consapevolezza e la trasformazione. Lui o lei è passione, attrazione, ma anche specchio, catalizzatore. Ogni spada, ogni ostacolo qua diventa strumento di potere. Perché il desiderio che ancora non osi vivere può finalmente emergere. Mi spiego? Ok, che sudata questa lettura. Allora, mettiamo l'ultima carta di questa struttura. Qual è il dono finale del legame? Qual è il dono finale del legame? Qual è la magia che emerge quando il legame diventa specchio del desiderio autentico di entrambi? Il dono finale del legame. Il dono finale del legame. Capisci?
E il paggio di spade come dono è capire, una mente brillante, lucida, eccitata, ehm, liberata, direi, liberata. Vedi, qua c'è una persona che ha tutte le spade intorno e qua ce n'è una in mano. Capito la simbologia, no? Sai che cos'è qua il paggio di spade? È un'energia fresca, nuova consapevolezza. Taglio, tolgo le spade, mi tolgo la benda, no? È molto simbolica questa cosa. Vedi come questa guarda queste spade. Ah, caspita, ho capito che erano solo problemi mentali. Eh, erano solo ossessioni mentali, paure mentali. Allora, questa è la piena, è l'inizio della piena espressione del desiderio trasformato in magia concreta. Perché? Perché il paggio di spade ti dice che la trasformazione che il legame ha portato è apertura mentale, non bigottismo, non peccato, apertura mentale, chiarezza, intuizione, ciò che prima era paura o confusione, ora si manifesta come consapevolezza e possibilità. Anche il bigottismo qua c'è, eh? Cioè, sotto sotto, chi è che non viene da famiglie stracattoliche, ipercattoliche, cioè, ma col falso moralismo però, col falso moralismo, quindi ehm, il legame ti ha insegnato a leggere o ti insegnerà a leggere te stessa o l'altro con occhi nuovi, senza veli, senza inganni. Questo è il dono della freschezza, della scintilla di energia che ti permette di affrontare la vita e il desiderio con leggerezza, con intuito, con gioia. Il paggio di spade è un messaggero dell'anima, porta notizie, spunti, apertura verso ciò che ancora non hai esplorato, ti insegna che il desiderio più alto, quando lo accogli con coraggio, diventa strumento di magia nella tua vita e ti invita a continuare il cammino con curiosità, gioco, consapevolezza, non appesantimento. Quindi il paggio di spade che chiude il cerchio qua, chiude il cerchio con un messaggio chiaro, cioè il dono è la libertà di esplorare, di non farti limiti, la libertà di esplorare te stessa, l'altro, il tuo corpo, le tue emozioni, libertà di esplorare, la chiarezza di sentire e il coraggio di vivere appieno il tuo desiderio. Ok? Madonna, mi fate veramente, ragazzi miei ragazzi, mamma che lettura ho! Andiamo ancora più a fondo. Dice Francesca, non ti sei accaldata già? Sì, sì, però ci metto i miei oracoli lui, lei. È chiaro. Cioè, eh, facciamola completa. Allora, vediamo un po' con questo specchio del desiderio più alto. Lui a lei, cosa dice lui a lei? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Che vuol dire qua? Che sente una potenza inarrestabile, vuole tutto, fin alle viscere, vuole tutto, vuole consumare, vuole tutto, vuole tutto. Cos'altro? Cos'altro dice lui a lei? In questo momento di alta passione erotica. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. E ti credo, c'è il diavolo. Cioè, il diavolo è sciamana. Nessun'altra conta allo stesso modo quanto conti tu. E questo vale anche per te, eh? Qua abbiamo il fuoco che brucia. È normale, questa è una storia iniziatica. Qua si sta girando da sola, vediamo, è timidina, è timidina. Ah, era timida perché voleva parlare d'amore. Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato. Perché qua non c'è solo eros, passione, c'è amore. Sono spacciato, ecco perché pesa tutto questo, perché ci si deve dare all'amore, abbattendo le paure e le resistenze. L'amore è l'eros, l'amore è sperimentarsi come ci insegna il paggio di spade, non essere più dentro il moralismo, dentro al pregiudizio, no? Sperimentarsi, darsi, questo è il senso. Cos'altro?
Stasera faccio l'amore con te. Strano, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Allora, quando ho scritto questo oracolo è quando, anche quando non stiamo insieme, faccio l'amore con te. Che non significa lo faccio con un'altra. Cioè, oddio, però c'ho il tuo viso davanti. Cioè, faccio l'amore con te, sto da solo, ma faccio l'amore con te. Ora, senza farvi il disegnino, è quello il senso, capito? Vediamo, mettiamone un'altra. Sono uno stupido, perché? Perché si sta reprimendo tutto, è troppo forte questa cosa. Sono stupido in merito a cosa? A quello che ci ha insegnato l'otto di spade. Alla paura di darsi, no? E quindi è questo che sente fortissimo. E adesso andiamo ancora più in fondo con le carte dei chakra, queste. Come vede lui lei? Lui come vede lei? E quindi anche quale chakra attiva funestamente. Vediamo. Il quinto, la capacità di comunicarsi, di esprimersi, il fiore dell'ispirazione, e fa anche sogni erotici a due, a tre, con una... Se proprio dobbiamo andare anche nel dettaglio, ehm, questo è come se ti vedesse, a parte i sogni con un'altra donna. Vabbè, può essere, perché tu scateni paure profonde, paure profonde. Il quinto chakra che cos'è? È la porta con l'invisibile, la comunicazione, non solo la comunicazione, il parlare, ma è quando la propria missione diventa verbo. Nello sciamanesimo, quando il quinto chakra, la Kundalini arriva al quinto chakra, è quando tu crei la tua missione con il verbo, quando tu sei perfettamente allineata nella missione che si attiva nel quarto chakra, e quando tu parli, crei la materia, i fenomeni sulla base di ciò che è la tua missione, e quindi attiva proprio il verbo creativo. E la porta con l'invisibile, è il verbo creativo. Cioè come se tu lo facessi comunicare con tutti i suoi archetipi femminili interni, che gli stanno intimando la necessità di realizzarsi in questa, sfondare questa pressione. Come altro ti vede? 2000 carte no? Vabbè, dai, le prendiamo perché vogliono parlare, dai. Quarto chakra, la promessa di un amore senza fine. Primo chakra, purezza dei propositi. E il l'amore proibito. E il secondo, quindi primo, secondo, quarto e quinto. Allora, attivi in lui il coraggio, l'uomo selvaggio, primo chakra. E il secondo chakra mi parla dell'erotismo, quei sogni inconfessabili che si avevano quando da bambini, no? Il secondo chakra si crea, tutta l'identità del secondo chakra si crea quando siamo bambini. Quando ci viene detto quello non si può dire, quello non si può fare, ci vengono dati i nomi alle cose, iniziamo a dare i nomi alle emozioni, i nomi ai desideri, i nomi alle sensazioni, e iniziano così a diventare quelle buone e quelle cattive. E questo è il perbenismo anche moderno, no? Qua abbiamo un prete, quindi il desiderio autentico risveglia in lui e il coraggio di viverlo con il cuore aperto per andare incontro a esprimerlo. Sì. Caspita. Allora, voglio vedere adesso, voglio vedere con queste. La sua paura più grande che non osa vivere attraverso di te è che
si appresta però a farlo. La sua paura più grande, il tempo, che non ci sia più tempo, che perda tempo, l'illusione del tempo. La paura più grande è l'illusione del tempo. L'illusione del tempo, o è troppo tardi o è troppo presto, l'illusione del tempo. Quale altra paura non osa vivere che attraverso di te si esprime con il quinto chakra? Cioè, ditemi se poi non sono bellissime le carte. La scintilla creativa, la paura di sentire questa emozione, di questa passione erotica e creativa. La paura di creare, la paura di scoprirsi più grande di quello che credeva di essere e lo può fare vivendosi questa emozione. La scintilla creativa. Moralismi, perbenismi, false ideologie. Le ideologie sono diverse dagli ideali, no? Gli ideali, nel quarto chakra c'è il vero ideale, si segue l'ideale, nel quinto chakra si esprime con il verbo. Le ideologie, i luoghi comuni, i falsi moralismi, il bigottismo, che fanno parte del nostro substrato sociale. Sì, un'altra? Quale altra paura attraverso di lei vive? L'accettazione radicale di questo desiderio. Accettarsi radicalmente nelle proprie fragilità, nelle proprie paure, accettazione radicale di questo desiderio. Perché lei col 9 di coppe si è accettata radicalmente, però al tempo stesso, siccome qua è uno specchio, sperimentarsi in questo significa accettazione radicale di tutto quello che può essere. Sì. Allora, cioè, lui e lei qua sono proprio lo specchio del tuo desiderio più alto, no? Quel desiderio che non osi vivere. E qua stiamo parlando di ciò che accende dentro di te il fuoco che non hai mai davvero esplorato. E questo ti permette di avere una creatività senza confini, senza limiti, e un'abbondanza e una prosperità senza confini. Questo prelude, però, primariamente, prima a questo c'è l'accettazione radicale di tutto ciò che esiste in te e dentro e fuori. Partendo da lui, qua abbiamo visto che lui è colui che arriva nella tua vita per farti sentire tutto il desiderio che hai trattenuto, tutto il fuoco che hai nascosto. Non è comodo o leggero. Questo può farti sentire un po' sopraffatta, sì, ma è proprio questo il punto, cioè ti mostra quanto hai dentro di te, quanto desiderio, quanta energia e passione non hai ancora osato vivere. Lui è lo specchio del tuo fuoco represso, ti costringe a guardare, ti costringe a sentire, ti costringe a riconoscere il tuo potere interiore e la tua energia creativa. Le sue emozioni sono intense di lui, forti, quasi travolgenti. Lui sente un'attrazione irrefrenabile verso di te, un desiderio che rispecchia esattamente ciò che tu ancora non hai osato esprimere. E questa energia può spaventare perché è talmente intensa, ma è anche ciò che lo lega a te, è ciò che ti mostra è ciò che ti mostra quanto desiderio hai dentro di hai dentro te stessa. Cioè questo è un richiamo a vivere, a lasciare che il desiderio fluisca senza paura. E cosa risveglia in te? Lui ti fa entrare in contatto con la tua magia, con la tua capacità di creare, di trasformare, di vivere il desiderio pienamente, ti fa sentire il potere di trasformare tutte le emozioni e tutto il fuoco in qualcosa di sacro, di creativo, qualcosa che diventa strumento di crescita, realizzazione e pienezza per te. Lui è il riflesso della tua energia più potente e ti ricorda che il desiderio non è mai pericoloso o peccaminoso come la morale comune vorrebbe, qua c'è il prete, ma è sacro. E lei in questo caso cosa ci dimostra di essere come archetipo? Lei è colei che guida lui verso ciò che ancora non osa dentro di sé. È la forza che trasforma le paure, i blocchi e i dubbi in energia viva. Lei è la portatrice di cambiamento e trasformazione. Attraverso di lei lui può vedere e sentire ciò che ancora non si permette di vivere, ciò che desidera davvero. E cosa prova lei profondamente? Lei prova gioia, pienezza,
soddisfazione interiore. È la vibrazione del cuore che risveglia lui. Lei è la vibrazione del cuore che risveglia lui, che lo invita a sentire senza paura, che lo invita a lasciarsi andare, a vivere appieno il desiderio, la sua energia. Lei è specchio e catalizzatrice, cioè tutto ciò che prova diventa impulso e possibilità per lui. Lei porta la rinascita per lui, risveglio, lo spinge a lasciare andare il passato, a riconoscere i propri sentimenti, a confrontarsi con ciò che ancora non osa. La sua presenza lo chiama a vivere pienamente il desiderio più alto, a sentire l'energia erotica e creativa come strumento di trasformazione e di crescita. E la lezione più profonda di questo legame è la pienezza e il completamento, cioè il legame, questo legame vi insegna a vedere voi stessi, sia a te che a lui o a lei, come specchi, a riconoscere ogni paura, ogni limite come opportunità di crescita e a vivere il desiderio con coraggio. Allora il percorso verso il desiderio più alto passa attraverso le paure, passa attraverso i blocchi. Ci sono momenti in cui ci si sente bloccati, intrappolati o incapaci di muoversi, no? Ma queste difficoltà non sono ostacoli, sono messaggi. Il legame mostra dove è necessario liberarsi, dove serve affrontare la paura e lasciare emergere ciò che ancora non osi vivere. Allora il dono finale del legame è la chiarezza, è l'energia fresca, la possibilità di crescita, di sperimentarsi. Tutto ciò che avete vissuto insieme, tutte le emozioni, tutte le tensioni qua diventano strumenti per sentire pienamente il desiderio e trasformarlo in esperienza concreta. Allora qua il legame vi insegna a riconoscere ciò che è vero, a esplorare con curiosità e a vivere appieno la magia del desiderio reciproco. Quindi ogni desiderio, ogni paura che emerge da questo legame serve a mostrare ciò che ancora non osi vivere. Il dono è la libertà di esplorare, la chiarezza di sentire e il coraggio di vivere appieno il tuo desiderio più alto. Bellissimo. Ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, vado a farmi una doccia pensando a Ragnar Lodbrok. Allora, ragazzi e miei ragazzi, è stata una lettura stupenda. Per le ragazze nuove sotto l'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni per seguire il nostro cammino sciamanico insieme. E concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.